La scuola elementare Guglielmo Marconi di Conegliano presenta il film di animazione con cartoni campionati, le avventure di Pinocchio. Mastro Antonio Falegname trovò un pezzo di legname che parlava, che piangeva e come un bimbo poi rideva. Arrivato il buon Geppetto fa quel legno un dispetto e gridando polentina lo canzona una vocina. Litigando i due anziani, le parrucche in bocca e mani, si ritrovan presto a terra e finisce lì la guerra. Fatta pace con Geppetto, spetta lui il legno sospetto, faccia pure un burattino che saltelli per benino. Giunto a casa il buon vecchietto fa il pupazzo con diletto e lo chiama poi Pinocchio, già monel quando apre l'occhio. Nudo fugge il burattino e Geppetto, poverino, per quel figlio scapestrato per error viene arrestato. Torna a casa poi Pinocchio e dal muro getta l'occhio, dice a lui il grillo parlante: Marachelle, ne fai tante? Adirato il gran monello, al buon grill tira il martello. Or si sente liberato, ma pur freddo ed è affamato. Fruga allor la spazzatura e un bell'uovo si procura, ma il buon cibo sospirato ai volando se n'è andato. Al paese corre allora e suonando a tarda ora non il pane gli vien dato, ma con acqua è annaffiato. Affamato, infreddolito, giunto a casa s'è assopito, ma per lui no, non c'è pace, arde i piedi sulla brace. Ritornato il buon Geppetto, che scordato ogni dispetto, le 3 pere che ha portato al monello ha già donato. Rifà i piedi al burattino e lo veste per benino. Per comprar l'abbecedario dà la giacca all'antiquario. Vende il libro il burattino per andare al teatrino e incontrare i suoi amici che al vederlo son felici. Riconoscono il fratello, ma se fuori sul più bello dei pupazzi il gran padrone che a punirli si dispone. Mangiafuoco starnutisce, che è commosso si capisce dal buon cuor del burattino che difende anche Arlecchino. Gli dà poi 5 monete, ma Pinocchio, che volete? Volpe gatto ha incontrato e purtroppo vien gabbato. Su cammina, avanza, spera, poi raggiungon verso sera, affamati a più non posso, l'osteria Gambero Rosso. Il buon grillo ha ignorato e i briganti ha incontrato, che a rubar monete d'oro già si mettono lavoro. Cela in bocca i suoi denari, ma li inseguono i compari. E raggiunto viene preso
alla quercia e poi appeso. La turchina, bella fata, la carrozza han andata e Pinocchio vien spiccato e da casa trasportato. Steso a letto poi Pinocchio, 3 dottori ha lì sott'occhio, che si chiedon, gruppo accorto, se sia vivo oppure morto. Gli dà poi la sua fatina, la prescritta medicina, ma Pinocchio solla fiuta e di berla si rifiuta. Ma i becchini con la bara, quando vede tosto impara che se inverno non vuol morire, la gran purga ha da assorbire. Alla fata poi chissà, non sa dir la verità, e famoso nasce il caso che il dir falso allunga il naso. Poi i picchi a convegno a quel naso tolgon legno. Or Pinocchio vuole andare il suo babbo a ritrovare, ma trovò la volpe e il gatto ed allor successe un fatto. Pianto l'or non ci fu scampo dei miracoli nel campo. Va Pinocchio a denunciare che s'è fatto derubare, ma in quel sito amaro fato va in prigione il derubato. La prigione un dì lasciata vuol tornare dalla fata. Al serpente non s'è arreso, ma in tagliola poi è preso. Il padron che l'ha acciuffato a catena l'ha legato e così egli passa un guaio, fa la guardia ad un pollaio. Nella notte i ladri scopre, con bugie no non li copre. Il padron lo ricompensa, dalla guardia lo dispensa. Or Pinocchio liberato salta e balla per il prato e da casa vuol tornare la fatina a riabbracciare. Non trovò la casa attesa, ma una tomba. Ahi, che sorpresa! La fatina tanto amata dal dolor era spirata. Giunse poi un gran colombo che volava senza rombo. Per portarlo in riva al mare il suo babbo a ritrovare. Ma Geppetto, ahimè, scomparve e cercando poi gli apparve l'isoletta misteriosa dove ogni ape è industriosa. Ritrovò lì la sua fata a salvarlo dedicata e promise il burattino di studiare per benino. Egli a scuola vuole andare, ma poi corre in riva al mare, che gli han detto che stamane giunto è là un gran pesce cane. Fanno lotta i gran monelli, impazziti i lor cervelli, finché un bimbo, poi colpito, giace a terra tramortito. Preso dai carabinieri, svanir vede i desideri, d'obbedire alla fatina come detto alla mattina. Ma sfuggendo all'arresto, poi soccorre pronto e lesto quel can che a nuoto in mare stava già per affogare.
D'esser salvo egli crede, ma un agguato non vede. Una rete, questa è bella, lo destina alla padella. Del gran fritto è giunta l'ora che l'uom verde già sapora, ma il buon can, prima salvato, dalle grinfie l'ha strappato. Torna a notte dalla fata, ma una chiocciola affacciata fino al dì lo fa aspettare e Pinocchio è lì a calciare. Nella porta incastra il piede e il buon cibo giunger vede. Ma al morso, ahimè, è finto e svenuto cade vinto. Perdonato è dalla fata che gli fissa già la data, non sarà più un burattino ma un normale bel bambino. Ma Lucignolo Monello poi gli dice: sai che bello? Passa un carro, sai, coi fiocchi, va al paese dei balocchi. Dopo mesi di cuccagna si presenta la magagna, sulla testa dei monelli grandi orecchi d'asinelli. Diventato un bel ciuchino, raglia il poverino, e nel circo poi portato a saltar viene addestrato. Ma s'azzoppa un brutto giorno e lo leva poi di torno di quel circo il direttore che lo vende ad un signore. Vien gettato allora in mare che un tamburo s'ha da fare, ma dai pesci liberato Burattino è ritornato. La salvezza già s'aspetta quando vede la capretta, ma nel nuoto ai mosse vane se l'ingoia un pesce cane. Là nel corpo del gran pesce il papà a trovar riesce, che al chiaror d'un lumicino sta ingoiando un pesciolino. Poi decidon di scappare da quel pesce verso il mare. Quando un tonno lì arriva, fuggon dritti verso riva. Una casa già li aspetta, data al grill dalla capretta. Per il babbo suo aiutare va il bindolo a girare. Quando scopre che la fata all'ospedal giace ammalata, fa ben 16 canestri e dannulla i suoi malestri. Or Pinocchio s'è ripreso, a saggezza al fin arreso, cessa d'essere un pupazzo e diventa un bel ragazzo.